Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Cocca il mio mondo bello. Oggi faremo questa lavorazione che avete già visto pubblicata sui vari gruppi e sulla mia pagina, ma prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti che dedicano un po' del loro tempo a guardare i miei video e prego quelli che non si sono ancora iscritti di iscriversi perché vi dico un segreto, seguiranno tanti tutorial specialmente incentrati sui fiori, perché io amo i fiori. E niente, quindi partiamo. Per prima ho realizzato questa mattonella su una forma quadrata, che l'avete vista pubblicata, però siccome i quadrati con il lato da 3 cm sono molto difficili da reperire, allora ho pensato di venire incontro alle persone che non li trovano ma che le piaceva questa lavorazione e allora ho trasformato il quadrato, la lavorazione sul quadrato in questa sul cerchio e ho fatto questi due ciondoli che possono essere anche orecchini, vedete, sono molto leggeri, si fanno facilmente. Questo io ho aggiunto un centro, invece questo l'ho lasciato semplice, potete farli dello stesso colore tutto, anche la parte centrale, oppure diversi come ho fatto io qua, con o senza centro. Per il resto sono più o meno uguali. Vi dico subito la lista dei materiali, vedete, vado un po' veloce per non allungare troppo il video. Quindi serve un cerchio col diametro da 40 mm o 4 cm, una base metallica, si trova molto facilmente questa su internet. Servono dei cristalli, questi centrali, aspettate che oggi lo lavoriamo su questo col verde, quindi cristalli 6x4 che sono questi grandi centrali, servono 5. Poi servirà un cristallino se volete fare il centro del colore che volete più piccolo, cioè di questa misura 4x3, 4x3, che è la stessa misura di questi qua bianchi, e questi servono, vedete, abbiamo 8 per ogni petalo, diciamo, servono 40 cristallini bianchi, cristallini piccoli, non per forza bianchi. Quindi quello ve l'ho detto. Serve un filo in poliestere da 0,40, che in questo caso oggi io uso questo che si chiama Lumina 6, e se digitate su un canale di ricerca trovate, si trova online. Quindi è un filo molto brillante, resistente, molto bello. E quindi cosa ho fatto? Serve un ago da cucito con la cruna fine, perché in anticipo io mi sono già preparata. Per prima cosa vado ad infilare i 40 cristallini, bianchi, questi piccoli, e poi per ultimi vado a infilare questi 5 più grandi, che saranno i primi che andremo a lavorare adesso quando iniziamo. Serve anche un uncinetto 1,50 e ago detto cristalli tutto, le forbici per tagliare il filo e un puntino di cola alla fine, e parto subito. Quindi dicevo, prima di tutto andate ad inserire i cristalli piccoli, 40 cristalli piccoli, poi andremo ad inserire i cristalli grandi, 5. E cosa facciamo? Prendiamo, lasciamo un capo di filo che ci servirà o per aggiungere il cristallino centrale, questo, quindi ci serve per lo lasciamo giusto per poter passare e mettere il cristallino centrale, oppure chi non lo vuol mettere per poter nascondere bene il filo dietro nella lavorazione. Vedete quanto è carino anche dietro, è leggero, molto bello. Ok, partiamo.
Chiacchiero troppo, vero? Scusate, anche la voce non mi è tornata del tutto, ma l'ho voluto fare il tutorial. Quindi cosa faccio? Prendo i cristalli e dentro dalla parte dove il filo è lungo dalla bobina, quindi rientro con l'ago nei cristalli. Forse era meglio se lo lascio così. Ecco, prendo l'ago col filo, col capo di filo e rientro da questa parte. In questo modo si realizza la chiusura a cerchio, perché così passano due volte, passa il filo due volte nei cristalli ed è più resistente. Quindi tiro il filo, adesso lo prendo con la parte con l'ago alla mano sinistra e quest'altra a destra per poter fare il nodino. Lascio l'ago sempre lì io fino alla fine, perché è un po' difficile inserirlo sul filo quando c'ha la cruna così fine. Però se voi volete potete anche toglierlo e lo reinserite alla fine, oppure se volete chiudere con l'uncinetto senza mettere il cristallino centrale, potete toglierlo subito. Ho fatto un nodino e adesso mi sposto un attimo con l'ago, vado nel prossimo cristallo. Ups, mi sono punta, per bloccare un po' il filo, vedete? Ecco, adesso il filo entra, il nodo è entrato nel cristallo e rimane lì bloccato. Adesso prendo la parte lunga del filo, quella verso la bobina, e inizio la lavorazione. Quindi infilo in mezzo, prendo il filo e faccio una catenella, ne faccio un'altra e così ce n'ho due che valeranno quanto una maglia alta. Poi prendo il filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta vicino a queste due catenelle. E chi ha visto il tutorial della forma quadrata è più o meno la stessa lavorazione, varia di pochissimo. Quindi qua possiamo considerare che abbiamo due maglie alte, che in realtà sono due catenelle e una maglia alta. Adesso andiamo a lavorare due cristallini, ognuno chiuso da una catenella. Ecco, lo prendo il cristallino, lo avvicino e lo chiudo. Prendo il prossimo, lo avvicino all'uncinetto e lo chiudo. E adesso prendo il filo su uncinetto e vado a fare due maglie alte tra questi due prossimi cristalli. Quindi vado sotto, prendo il filo, avvicino un po' per non rimanermi troppo larga questa maglia, una prima passata e un'altra. Questa è la maglia alta, prima maglia alta. Prendo di nuovo filo su uncinetto, vado sotto, prendo il filo sul davanti, sistemo un po' nel modo che passa bene tra i cristalli e adesso faccio una prima passata di due e un'altra. Adesso prendo di nuovo, quindi ho due maglie alte tra i cristalli, due maglie alte e due cristallini lavorati separatamente sopra ogni cristallo grande. Quindi adesso lavoro uno, avvicino l'altro e lo chiudo pure lui, prendo sull'uncinetto il filo e vado a lavorare sopra il prossimo cristallo. Tra i cristalli vado a fare le due maglie alte. Ecco, una, prendo il filo su uncinetto, non mi piace qua perché mi è uscita grande, mi piace fare le cose fatte bene, quindi non vi sbrigate
e andate avanti così, chiudo e poi vado di nuovo qua a fare le 2 maglie alte, una, prendo di nuovo filo su uncinetto e la seconda. Se vi sembra che mi sono sbrigata con la spiegazione, potete andare a rivederla con più calma su quell'altra, sull'altro tutorial della mattonella quadrata, su questo qua, perché è la stessa identica cosa, solo che invece di 4 ne abbiamo messe, adesso abbiamo messi 5 cristalli. Cambia un po' solo la parte, diciamo, finale dell'ultimo giro di cristalli e della parte che si va ad agganciare sul cerchio, e andate avanti così. Adesso lavorate altri 2 cristalli, 2 maglie alte qua, 2 cristalli, 2 maglie alte, andiamo ad agganciarci qua quando finiamo il giro. Allora, finito il primo giro di inserimento dei cristalli, andiamo ad attaccarci alla prima maglia che abbiamo lavorato con una maglia bassissima. Quindi chiudiamo con una sola tirata. A questo punto facciamo una catenella, perché adesso lavoreremo delle maglie basse, mentre in questo qua abbiamo lavorato anche nel secondo giro le maglie alte. Quindi dopo il primo giro di inserimento di questi 2 cristallini, qua abbiamo continuato un giro di maglie alte qua in mezzo tra i gruppetti di cristalli, e in questo modo lo spazietto è rimasto più grande, mentre in questo ho pensato di cambiare il secondo giro di cristallini, questi 3 del secondo giro, li ho fatti con maglie basse, quindi più ravvicinati al primo giro. In questo modo il lavoro viene più compatto. Quindi adesso cosa faremo? Ho fatto una catenella che vale come una maglia bassa, perché tra ogni gruppetto di 2 cristalli faremo 3 maglie basse. Quindi una l'ho fatta e nello spazio che prosegue della seconda maglia alta di base faremo altre 2, scusate, maglie basse. Se riesco. Allora, la partenza sapete sempre un po' impegnativa di ogni giro, quindi una e ne faccio un'altra, 2. Quindi questa è stato il primo gruppetto. Adesso di 3 maglie basse, adesso devo inserire un gruppetto di 3 cristalli lavorati separatamente. Quindi ogni cristallino lo avvicino all'uncinetto, lo chiudo, poi avvicino un altro e faccio un gruppetto da 3, 2 e mi manca un altro. Questa parte l'avevo già registrata, però non si vedeva bene e allora la sto registrando di nuovo. E 3. Quindi ho fatto 3, ho messo 3 cristallini e adesso devo saltare sopra questo gruppetto da 2 in questi spazietti dove andremo a fare 3 maglie basse. E come faremo? Perché sottostante noi ce ne abbiamo 2 maglie alte, vedete, una e 2. Quindi nella prima che andremo ad attaccarci faremo una maglia bassa e nella seconda, nel secondo spazietto faremo 2 maglie basse nello stesso nella stessa maglia alta sottostante. Quindi per fare in tutto 3, in prima andiamo a fare subito una maglia bassa, ecco, un attimo,
dobbiamo lasciarli sistemati così e andiamo a infilare, prendiamo e facciamo una maglia bassa. E la prima l'abbiamo fatta nello spazietto, vedete, primo che abbiamo incontrato sopra la prima maglia alta sottostante. Adesso nell'altro spazietto, vedete che si vede questo, faremo altre due, una e un'altra vicino nello stesso posto. E adesso vado a fare di nuovo il saltino con 3 cristallini lavorati separatamente, cioè bloccati da una catenella. Quindi metto un cristallino, lo chiudo, porto un altro, chiudo pure questo e un altro ancora, e sono 3. E adesso vado, salto in questi spazi sopra le maglie alte del giro precedente, e nella prima faccio una maglia bassa, quindi lo chiudo di nuovo, quindi nel primo spazio una maglia bassa e nell'altro spazietto qua faccio altre due maglie basse, una e due, e vado avanti per fare anche altri 3 gruppetti con 3 cristalli sopra come abbiamo fatto qua e 3 maglie basse negli spazietti di lavorazione, e vedete come viene da questa parte, si vede molto bello. Siamo arrivati all'ultimo gruppetto di 3 cristallini, ho fatto il salto e vado ad attaccarmi con la lavorazione iniziale del giro, quindi ho già infilato l'uncinetto, vedete dove? Nella prima maglia che abbiamo lavorato nel giro precedente, perché per essere pronta già per fare il passo, perché qua vedete esce sempre un po' più stretto, quindi si fa un po' fatica a infilare. Io già mi sono preparata questo passo prima. Chiudo con una maglia bassissima come chiudo tutti i giri, e dopo aver chiuso con una maglia bassissima faccio 2 catenelle, perché adesso lavoreremo sempre di maglie alte, quindi quando lavoriamo maglie basse come il secondo giro facciamo una sola catenella per alzarci e in mezzo maglie basse, numero 3 maglie basse in ogni spazietto. Adesso come qua, adesso andremo ad alzarci con 3 maglie alte per fare, adesso andiamo a fare quest'ultimo giro di cristalli, quindi questo qua, e vedete tra un gruppetto e l'altro abbiamo di nuovo le maglie alte qua e ne faremo sempre 3, quindi faremo 3 maglie alte in questi spazietti centrali, faremo un cristallo, una maglia alta con quale ci agganciamo qua in mezzo, un cristallo, una maglia alta e un altro cristallo, poi di nuovo le 3 maglie alte. Adesso vedrete. Quindi ho fatto 2 catenelle per alzarmi che valgono una maglia alta. Adesso faccio altre 2, quindi prendo il filo su uncinetto e vado ad infilarmi nelle maglie sottostanti e vado con le adesso faccio un po' fatica perché sto lontana dal, vabbè, quindi faccio la seconda maglia alta,
prendo su uncinetto e vado a fare la terza maglia alta, sempre sopra le maglie basse sottostanti. E ho fatto il primo gruppetto di 3 maglie alte. Allora abbiamo fatto le 3 maglie alte qua in mezzo. Adesso facciamo questo giro di cristalli, il terzo giro, che è leggermente diverso. Quindi chiudo il primo cristallo, prendo sull'uncinetto per fare una maglia alta e la faccio tra i primi due cristalli del giro sottostante, quindi infilo sotto i cristalli, prendo il filo verso davanti, verso di me, quindi ho 3 fili sull'uncinetto, passo prima nei primi due, una passata e un'altra, quindi le classiche maglie alte che voi tutte sapete fare, ma io spiego tanto anche per chi è alle prime armi. Bisogna rifare perché oggi, quindi vado sotto tra i primi due, prendo, faccio una passata e ne faccio un'altra. Questo uncinetto mi dà un po' di problemi. Allora, adesso a questo punto abbiamo bloccato il primo cristallino, vado a prendere il secondo, lo chiudo con una catenella sopra, quindi ho fatto una catenella, prendo filo su uncinetto e vado in mezzo al prossimo gruppetto di 2 cristalli tra il secondo e il terzo del gruppo. Prendo il filo, ho 3 pezzi su uncinetto di filo, faccio una passata e ne faccio un'altra e ho chiuso. Adesso prendo il terzo cristallino, li faccio pure a lui, lo blocco con una catenella, prendo filo su uncinetto perché adesso devo andare in questo spazio a fare le 3 maglie alte, quindi vado qua, 1, 2 in mezzo e 3, quindi preso filo su uncinetto vado in primo spazio, ok, prendo e faccio le 3 maglie alte, quindi come abbiamo fatto fino adesso, un passaggio e un altro, e questa è una, prendo, vado allo spazio in mezzo e una e 2, e ho fatto la seconda maglia alta, prendo filo su uncinetto e vado nella terza maglia alta sottostante, prendo il filo, faccio prima passata, il primo passaggio come volete chiamarlo, e il secondo, quindi 3 maglie alte. Adesso vado a inserire il prossimo gruppetto di 3 cristallini, quindi dopo finita la terza maglia alta prendo il primo cristallino, lo blocco, prendo filo su uncinetto, vado nel primo gruppetto, cioè vado nel gruppetto da 3 tra i primi due, sotto prendo il filo verso di me, quando ho 3 su uncinetto faccio 1, quando ho 2 chiudo, prendo un altro cristallo, il secondo cristallo, lo chiudo, filo su uncinetto, vado tra i ultimi due, vado sotto, prendo il filo, ho 3 fili su uncinetto, prendo, chiudo e prendo, chiudo, e ho inseriti 2 e adesso devo inserire il terzo del gruppetto, lo prendo, lo avvicino, lo blocco e adesso prendo il filo su uncinetto, devo saltare direttamente in questi 3 spazietti per fare le 3 maglie alte, e una, vado subito nel primo spazio che incontro, qua si fa, vedete, un po' fatica per inserire l'uncinetto, ma ci si può fare,
prendo, ho 3 su uncinetto, faccio una e un'altra per fare le 3 maglie alte anche in questo spazio, quindi mi manca un'altra qua in mezzo e un'altra qua al laterale. Poi inserisco gli altri 3 come abbiamo fatto qua. Il lavoro verrà da quest'altra parte perché noi lavoriamo sul rovescio. Ecco, sta venendo molto carino. A dopo. Arrivati all'ultimo gruppetto di cristalli, vedete, abbiamo inseriti tutti. Vado ad agganciarmi alla prima maglia della lavorazione per chiudere il giro e faccio una maglia bassissima. Da qua faccio una catenella perché adesso devo fissare la lavorazione al cerchio, alla base in metallo, che ricordate ha un diametro di 4 centimetri. Se mi sono scordata a dirvi quando eravamo arrivati, se avete un cerchio più piccolo, di diametro più piccolo, oppure volete fare orecchini e li volete fare più piccoli, anche se vi dicevo sono una lavorazione leggera, così si può fare anche così come orecchino. Voi vi fermerete dopo il secondo giro di cristalli e farete quello che facciamo adesso su un cerchio più piccolo. Quindi sempre da rovescio prendo la base e inizio ad attaccarla. Metto la base dietro al lavoro, ok, prendo l'uncinetto, dopo che ho fatto la catenella vado direttamente, ecco, tengo con questo dito, io tengo così fermo, ma non fa niente se si sposta un po', vado sotto la base, prendo il filo, lo prendo verso di me, lo faccio passare nello spazio della catenella, stringo un po' perché non deve uscire una catenella troppo grande, più che posso, la faccio piccolina e chiudo sopra adesso. Ok, adesso cosa faccio? Questo filo ci impiccia. Adesso vado a lavorare in ogni gruppetto di maglie, queste che avevamo sotto, le maglie alte, facciamo una maglia bassa che va a prendersi al cerchio, mentre dove ci stanno i cristallini lavoreremo solo sul cerchio 4 maglie basse. Ecco, quindi adesso una l'ho fatta, una maglia bassa, consideriamola questa della catenella come una maglia bassa. Facciamo altre 2 sopra quelle sottostanti che erano maglie alte, ma a noi adesso ci serve, vedete la distanza tra la lavorazione e il cerchio è poca, quindi non mi servono le maglie alte. Se invece voi avete dei cerchi più grandi, potete fare un giro di lavorazione semplice di maglie alte, maglie basse, oppure 2 giri per ingrandire la lavorazione, per poi attaccarvi a un cerchio se questo cerchio vostro ha il diametro più grande, quindi da questa parte qua potete allargarvi ulteriormente per arrivare a un cerchio di circonferenza più grande. In questo caso invece va direttamente attaccata al cerchio, quindi 2 e 3 maglie basse sopra le 3 maglie alte che abbiamo lavorato in precedenza. Adesso mi trovo sopra i cristalli, vedete, inizierebbe la lavorazione con i cristalli, invece io vado sopra solo al cerchio, vado a lavorare solo sul cerchio e faccio 4 maglie basse sul cerchio solo, 1, 2, 3 e quindi vado sotto al cerchio, prendo il filo e chiudo sopra il cerchio, 4. Fate le 4, vado con una maglia bassa
in questa maglia che sta tra i cristalli, ecco, in questa qua. Prendo il filo, lo passo sul davanti verso di me e chiudo sopra il cerchio adesso. Quindi l'ho bloccato. Vado a bloccare ogni volta tra i cristalli dove c'è questa maglia e dove c'è la lavorazione di maglie alte vado a fare 3 maglie basse attaccando le maglie alte al cerchio con 3 maglie basse. Quindi adesso lavoro altre 4 sopra ogni cristallo, facciamo 4 maglie basse, 1, una, cioè 2, 3 e 4 maglie basse sul cerchio. Vado ad agganciarmi di nuovo nella maglia che abbiamo fatto tra i cristallini, prendo e chiudo sopra il cerchio. Di nuovo 4 maglie basse, cerco di velocizzare, scusatemi, 2, 3 e 4. E adesso vado direttamente nelle 3 maglie sottostanti, maglie alte, quindi vado nella prima, la prendo il filo, ci passo dentro, sono andata nella seconda, vedete? Invece di prendere la prima, prendo proprio la prima, ecco, adesso ho preso la prima, ecco, vedete? Un pochino tiro ogni volta perché comunque poi si raddrizza e chiudo una, vado nella seconda, prendo e chiudo 2 e nella terza maglia alta sottostante e chiudo sopra il cerchio e ne ho fatte 3. Adesso che devo fare le 4 maglie lavorate solo sul cerchio, poi attacco qua, altre 4 sopra il cristallino, mi attacco qua, altre 4 e vado avanti così per tutto il giro. A dopo. Arrivati alla fine del giro sul cerchio, delle maglie sul cerchio, vedete abbiamo inserito la lavorazione, l'abbiamo fissata bene, poi le dobbiamo dare un po' di forma noi un po' con la mano per sistemarla bene e andiamo a chiudere andando con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto. Poi io da questo punto ho iniziato a fare un giro di maglie in costa retro, sempre sul rovescio, che quando andiamo a girare prendono questo effetto che a me piace tanto sul davanti. Quindi o fate questo se volete per dargli una forma più carina, vedete, oppure potete fare dei saltini con delle catenelle che poi tipo a petali, piccoli petali, che poi rientrate, tipo facciamo 3 catenelle, poi rientriamo qua con una maglia bassissima, altre 3 catenelle e rientriamo qua. Però io per dargli una cosa uniforme e semplice, una forma semplice, sì, adesso vado e faccio un giro in costa retro andando nella parte della maglia che sta verso il dito, quindi vedete non prendo tutta la maglia ma prendo solo la seconda parte, quella verso il mio dito. E qua se fate fatica a fare questa parte prendete un uncinetto più piccolo, ecco, quindi prendo e vado direttamente con maglie bassissime, vado a prendere l'altra parte di maglia e prendo e tiro direttamente in entrambe le maglie,
e vado avanti così, ecco, vado avanti ancora per tutto il giro e qua verrà questo effetto di bordino doppio. E ci vediamo dopo, vi faccio vedere come andremo a tagliare il filo. Quindi quando finiamo il giro, facciamo tutto il giro, andremo a finire da qualche parte qua, da dove abbiamo iniziato con la costa retro. Poi andremo con ago e filo a fare un po' di saltini verso il centro di un petalo, come lo chiamo io, perché qua vado a fare il gancio. Io ho scelto di farlo al centro di un petalo, ma voi potete farlo, se vi piace di più, anche in mezzo alla lavorazione di maglie semplici senza cristalli. Quindi scegliete voi dove andate a fare il gancio. E poi per ultimo, non sono ancora decisa, solo vi spiegherò come si fa, perché non so se lo farò o no, se metto il cristallino giallo, perché pensavo a una margherita, però non sono ancora decisa. Voi che ne dite? Questo lo vediamo per ultimo. Eccolo finito il nostro ciondolo, oppure orecchini. Vedete quanto è fine, si può mettere anche, si può usare come orecchini, perché sembra abbia doppia faccia. Anche sul retro è carino da vedere. Oppure portachiavi, però sarebbe forse uno spreco usarlo come portachiavi, ma questo lo decidete voi. Io ringrazio tutti e vi aspetto con commenti ad iscrivervi. Alla fine non ho deciso per questo, come vi dicevo, se mettiamo o no il cristallino per farlo una margherita. Ancora devo vedere. Se nel caso voi lo volete mettere, il cristallino centrale, si fa che dal rovescio si va col l'ago davanti e qua si va a infilare il cristallino, si sistema e poi si passa con l'ago nella lavorazione, così si nasconde il filo, si va dietro, si nasconde il filo e poi è finito. Come ho fatto qua, quando ho finito il giro di costa retro, di maglie in costa retro, maglie bassissime, ho chiuso da qualche parte, non si vede nemmeno, ho chiuso il giro, poi ho infilato, ho tagliato il filo, ho infilato l'ago e mi sono spostata con dei saltini piccoli per arrivare in centro a un petalo, come vi dicevo, perché qua vorrei andare a mettere il gancio come abbiamo fatto in questi, ma voi potete metterlo anche da questa parte dove c'è la lavorazione senza cristalli. E questi sono i miei ciondoli oppure orecchini. Vi aspetto con tanti altri progetti. Adesso sto preparando una collana con margherite, forse per mettermi in abbinamento con questo ciondolo che vi dicevo, lo avevo pensato come una margherita. Vi aspetto al prossimo tutorial, grazie a tutti.